Si scrive SIAP, si legge Carraro. Benvenuti a Magnago, in provincia di Pordenone, alla prima tappa di un percorso che ci condurrà ad esplorare la dimensione più intima del gruppo Carraro. Una somma di esperienze, la cui cifra si traduce in una parola: identità. Qui a Magnago si producono ingranaggi, il primo elemento di una filiera che ci condurrà ad esplorare la dimensione degli assali e delle trasmissioni fino alla dimensione chiamata applicazione, laddove tutto l'expertise di Carraro trova una dimensione compiuta. Dunque, venite con noi della rivista Powertrain a scoprire il dietro le quinte. Mi chiamo Paolo De Col, sono il direttore generale di SIAP SpA e lavoro nel gruppo Carraro da 27 anni in diversi ruoli. Ci racconta la ricetta di Carraro per confermarsi competitiva e all'avanguardia nello sfidante scenario che contraddistingue l'ingranaggeria? La ricetta di Carraro è di diversificare i business e quindi SIAP opera in diversi settori, dal camionistico all'agricolo e al construction, che rimangono i settori di riferimento, però si sta aprendo ad altri settori, ultima battuta anche gli assali per veicoli fuoristrada. Qui a Magnago, SIAP Carraro si fa in tre: Assembly, dove sono assemblati per appunto gli assali dedicati a Ineos; Gears, dove è realizzato insomma il volume totale dell'ingranaggeria; e High Volumes Gears, realizzato la componentistica per camion. SIAP ovviamente rappresenta l'ingranaggio è il cuore di tutte le trasmissioni, di tutti gli assali, quindi noi produciamo quello che è il core business anche della trasmissione, che poi trova applicazione nel trattore piuttosto che nella macchina a movimento terra o fin anche al camion. Assorbimento solo captive o vi ponete anche come fornitore? SIAP oggi fornisce più dell'80% per il libero mercato, quindi fornisce il 20% per il gruppo Carraro e l'80% per il libero mercato. Ciao, mi chiamo Tiziana, ho 23 anni e lavoro in SIAP da 2 anni e mezzo circa. Ci trasferiamo nello stabilimento High Volume Gears di Montereale, a un battito d'ali da Magnago, ed è qui che incontriamo Tiziana. La sua esperienza è emblematica. Operatrice di macchine CNC, ha trovato una dimensione professionale gratificante che l'ha indotta a rinunciare ad altre posizioni più premianti all'interno dell'azienda. Sono nello stabilimento di Montereale da circa 2 anni, avevo iniziato a Magnago la mia esperienza nel magazzino e poi ho avuto l'opportunità di diventare un operatore CNC qui a Montereale, dove, essendo appunto uno stabilimento che produce alti volumi, l'aiuto dell'automazione è fondamentale. È sicuramente un aiuto per il sollevamento dei pezzi o comunque il trasporto, il carico in macchina, lo scarico, e quindi è sicuramente un lavoro molto più alleggerito. Il lavoro dell'uomo resta comunque in ogni caso fondamentale, perché le automazioni vanno seguite e comunque c'è il controllo qualità, che comunque deve essere sempre fatto dall'operatore. Del resto, come ci ha detto la stessa Tiziana davanti a un caffè, con un'eco pavesiana, lavorare stanca, ma se lo fai con leggerezza. Per dettagliare l'anatomia dell'ingranaggio, adesso vi conduciamo allo stabilimento Gears, il cuore pulsante di SIAP. È ancora Da Col a fornirci il quadro d'insieme. Vi dimostrerà che il concetto di verticalizzazione si concilia perfettamente con quello, solo apparentemente antitetico, di diversificazione. E questa diversificazione viene fatta attraverso l'implementazione di automazione e di processi molto spinti, in modo da aumentare la competitività. Questa diversificazione a cui ci ha accennato immagino abbia portato ad un ampliamento dei volumi. Sì, ha portato a un ampliamento dei volumi, siamo entrati in settori diversi nel recente passato, con una complessità che è sempre in aumento, ma sta portando delle soddisfazioni e in prospettiva vediamo dei volumi in aumento. 3 anni fa fu annunciato il potenziamento infrastrutturale e anche un progressivo aumento della forza lavoro, no?
siamo aumentati in modo importante anche in organico, perché oggi sfioriamo le 600, quindi siamo quasi raddoppiati in un quinquennio. Mi chiamo Luca Cadelli, sono direttore commerciale di SIAP e sono nel gruppo Carraro da 18 anni. Quale colore ha l'anima commerciale dell'ingranaggeria? Non lo sappiamo. Luca Cadelli è però in grado di farci toccare con mano quell'anima e le sue prospettive commerciali, prospettive sistemiche. Per imporsi in uno scenario economico e politico turbolento, a Carraro è richiesto di essere un attore sinergico e solidale nel palcoscenico della competizione globale. Dopo di lui, De Col tornerà sul concetto di sostenibilità, che si traduce nell'alzare sensibilmente l'asticella della qualità, anche nella componentistica. Quali sono le sfide che il mercato lancia a Carraro? In particolare si fa riferimento ad affidabilità, flessibilità e velocità di risposta. Quindi tenete presente che i nostri clienti sono degli OEM di riferimento nei loro settori, che si trovano ad operare in contesti che sono estremamente mutevoli da un punto di vista geopolitico, di mix di prodotto e di costi. A noi fornitori chiedono ovviamente di saper assorbire tutte queste variabili che arrivano dal mondo esterno, di riuscire a gestirle e a non scaricarle, ovviamente, o cercare di scaricare il meno possibile sul cliente finale. Quindi, in altre parole, la richiesta è di non essere dei semplici fornitori, ma di diventare dei partner. L'elettrificazione è sulla bocca di tutti, ma certamente non si riconduce immediatamente all'ingranaggio, eppure sia per la sostenibilità. Sostenibilità e l'ingranaggio nel mondo elettrico è un tema molto complicato, perché richiede una qualità un po' più elevata dei normali ingranaggi, sia per entrata nel mondo dei camion elettrici, e lo facciamo attraverso dei processi che portano ad un incremento della qualità dell'ingranaggio. Sono Luana Zecchin, sono Manufacturing Manager di questo plant. Il plant in questione produce assali per il Grenadier di Ineos. Sono in Carraro dal 2021 e ricopro questo ruolo da circa un anno. La fornitura di Ineos rappresenta un passaggio epocale, dall'industriale alle quattro ruote, sebbene nella continuità degli impieghi stressanti. Ci racconta brevemente questo capitolo mainstream della biografia di Carraro? Gli assali che produciamo in questo stabilimento sono stati sviluppati e progettati direttamente da Carraro, prendendo, diciamo, spunto dal construction o comunque assali che vanno sulla movimentazione terra. Questo è il primo assale che Carraro produce per un veicolo civile. Lo sviluppo di questo assale è dato dall'idea che ha avuto Ineos per questo Grenadier di fare un assale duro e puro 4x4 che fosse un nuovo competitor del vecchio Defender. È un assale appunto legato dalla meccanica, in modo che il proprietario del singolo veicolo abbia la possibilità anche di metterci mano e lavorarci lui stesso sul veicolo, soprattutto quando si trova in condizioni magari più estreme dove questo veicolo può andare, quindi parliamo di tutte le attività, diciamo, off-road che il veicolo stesso può fare. Lo stabilimento di cui sono responsabile è uno stabilimento che è diviso in due reparti. Un reparto di lavorazione della ghisa, dove andiamo a produrre i componenti stessi della sala, quindi del corpo centrale dove si viene a inserire la scatola differenziale, e una parte invece tecnologica della parte di montaggio, dove andiamo a montare tutti i componenti che servono appunto per la sala, che poi noi andremo a rodare facendo un test all'interno della linea per poi verniciare nel nostro stesso stabilimento di Campo d'Arsico nell'Airport. Abbiamo appena concluso la prima tappa del nostro percorso. Avete visto? Dalla dimensione micro a quella macro, dall'ingranaggeria. Ci vedremo prossimamente, veramente a breve, a Campo d'Arsego, dove questi ingranaggi contribuiranno a comporre l'involucro dell'assale e l'involucro della trasmissione.